Il rinnovo di Ivan Perisic, la suggestione Romelu Lukaku, le voci che arrivano dalla Spagna su Rodrigo De Paul, la nostra esclusiva su Duvan Zapata, il futuro di Suning all'Inter e chiaramente le ultime notizie in vista del posticipo di domani sera a Cagliari contro il Cagliari, una partita fondamentale da una parte dell'Inter per l'Inter per rimanere ancora in corsa per la lotta a scudetto e dall'altra parte invece per il Cagliari che si ritrova in un'altra lotta altrettanto importante che è quella per non retrocedere in Serie B. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo episodio. Come avete già visto ci sono veramente tante notizie, le notizie più importanti di questo momento di casa Inter alla vigilia di Cagliari Inter, ma prima ci sarà tanto mercato da affrontare in questo nuovo episodio, iniziando da Ivan Perisic. Cominciamo dall'esterno croato perché si è parlato tanto, soprattutto dopo la finale di Coppa Italia vinta dall'Inter contro la Juventus, in seguito alle dichiarazioni polemiche di Perisic. Perisic ha lanciato un messaggio alla società dicendo non si aspetta così tanto, non si aspetta l'ultimo secondo per rinnovare i grandi calciatori. Un messaggio che l'Inter ha ricevuto perfettamente, ma che non condizionerà comunque la prossima offerta dell'Inter. In questo momento la situazione è abbastanza delineata, vale a dire l'Inter ha ricominciato a pensare al rinnovo di Brozovic a fine 2021, più o meno vedendo le grandi prestazioni dell'esterno croato. Difatti l'arrivo di Gosens non era legato all'addio di Perisic, ma l'Inter ha preso Gosens perché era un'opportunità di mercato che andava colta. Non era legata ad un eventuale mancato rinnovo di Ivan Perisic. La prima offerta dell'Inter era fin troppo bassa, secondo il giocatore, 4 milioni per un anno con opzione per il secondo anno. Adesso in questo momento l'Inter è arrivata a 4,5, che comunque è una cifra minore rispetto agli attuali 5 che guadagna Perisic per 2 anni di contratto. Perisic invece è fermo sulla sua richiesta, vale a dire 6 milioni di euro netti a stagione per 3 anni di contratto. Al massimo potrebbe accontentarsi di 2 anni con opzione per il terzo. L'Inter non vuole sbilanciarsi così tanto perché il giocatore innanzitutto ha 33 anni e quindi non vorrebbe offrire 3 anni di contratto ad un 33enne, ma soprattutto a 6 milioni di euro a stagione perché l'Inter ha bisogno di ridurre il tetto ingaggio e quindi non vorrebbe aumentare l'offerta rispetto a quanto guadagna attualmente Ivan Perisic. Anche per questo motivo la distanza c'è evidente e dovrà essere Perisic a fare un passo indietro perché l'Inter difficilmente andrà verso le richieste di Ivan Perisic. In ogni caso è atteso un incontro la prossima settimana dopo la partita di Cagliari, eventualmente non dovessero le parti trovare ancora un accordo, potrebbero rivedersi poi a fine stagione, quindi dopo la Sampdoria, e lì decidere se trovare un punto di incontro oppure se lasciarsi. La situazione è questa, c'è una distanza di 1,5 milioni, l'Inter offre 4,5, il giocatore chiede 6, l'Inter offre 2 anni di contratto, il giocatore ne vuole 3. Quindi sembra abbastanza chiara la situazione. È vero, sono arrivate delle voci dall'Inghilterra con il Chelsea che è interessato, sì è interessato ma non ha affondato il colpo perché da pochi giorni ha cambiato proprietà, per cui ancora è in fase di riprogrammazione. Qualora il Chelsea arrivasse con un'offerta da 6 milioni di euro netti a stagione e 3 anni di contratto, Perisic ci andrebbe perché da una vita che lui sogna comunque di giocare in Premier League, anche la Bundesliga sarebbe un campionato comunque nel quale andrebbe volentieri. Ieri la Gazzetta parlava anche della Juventus, in questo caso però è una voce che è legata anche al futuro di Bernardeschi, che allo stesso tempo sta trattando il rinnovo con la Juventus. In ogni caso è una richiesta molto elevata quella di Perisic, 6 milioni, per cui non è neanche così scontato che la Juventus riesca ad accontentare il giocatore. La preferenza di Perisic, qualora dovesse andare via, rimane comunque la Premier League e Chelsea nello specifico, che è il club nel quale gioca Romelu Lukaku. Altro giocatore del quale si è parlato tantissimo, perché ieri è uscita un'intervista da parte di Pastorello sulle pagine della Repubblica, ieri compiva gli anni Romelu Lukaku. Lo stesso Lukaku poi ha pubblicato una storia polemica su Instagram e poi ha parlato anche Thomas Tuchel. Vi faccio vedere tutto, ben riassunto nel nostro articolo che trovate su passioneinter.com. Vediamo un po' quanto è successo nella giornata di ieri e poi vi spiego anche i possibili contorni di un eventuale ritorno di Lukaku, che comunque sembra quasi impossibile in questo momento. La giornata si era aperta con l'intervista di Pastorello, nel quale, parlando di presunte telefonate con l'Inter per un ritorno di Lukaku, ha detto tanto rumore per nulla. È vero che ha nel cuore il club e i tifosi, questo non l'ha mai nascosto, anche nell'intervista, come ricorderete, di fine dicembre
ma come l'amore per l'Anderlecht, dove vorrebbe chiudere la carriera. Non possiamo ipotizzare trattative, il Chelsea ha definito la cessione del club, non conosciamo gli interlocutori. Figuriamoci se possiamo aprire discorsi con l'Inter, bisogna aspettare. Poi risponde Lukaku in maniera inaspettata e dice: mai e poi mai lascerò che qualcuno parli per me. Ho tenuto la bocca chiusa e mi sono concentrato sull'aiutare la squadra per concludere la stagione nel migliore dei modi. Quindi se qualcuno là fuori cerca di dire qualcosa su di me e sul club, non a nome mio. Chiaro? Il riferimento sembra abbastanza evidente nei confronti di Pastorello. Anche negli scorsi mesi si è parlato di un possibile divorzio tra Lukaku e Pastorello, quindi in realtà non sarebbero neanche così sorprendenti le parole di Romelu Lukaku e potrebbero effettivamente anticipare un divorzio con Pastorello. Infine, per chiudere il cerchio, ha parlato pure Thomas Tuchel, l'agente di Lukaku vuole parlare col Chelsea, si è fissato un appuntamento, può farlo, è un suo diritto. A fine stagione parleremo con chiunque, chiariremo la situazione di tutti i calciatori rosa. Diciamo che anche lo stesso Tuchel non ha mai smentito, che il feeling con Lukaku non è mai scoppiato, anzi da questo punto di vista Tuchel è sempre stato abbastanza sincero, lui l'ha sempre detto, Lukaku non è contento, del ruolo che gli ho ritagliato in questa squadra, però insomma se ne deve fare una ragione. Per me è importante, ma non è mai stato il titolare, ecco, questo l'ha sempre detto Thomas Tuchel. Difatti abbiamo parlato di paradosso Lukaku perché il Chelsea per lui ha speso quasi 115 milioni di euro, sui 112-113 la cifra finale, però ha dimezzato il minutaggio rispetto allo scorso anno, ha giocato la metà dei minuti che aveva disputato invece lo scorso anno con la maglia dell'Inter. Il paradosso però rimane questo, Romelu Lukaku pur non giocando tante partite, soprattutto in questo 2022 dal primo minuto, ha ritrovato nelle ultime 2 uscite il posto titolare, ma non giocava di fatti con continuità dallo scorso febbraio. Pur giocando poco è il miglior marcatore del Chelsea. Questo è un po' lo specchio anche della stagione del Chelsea che ha fatto fatica a trovare la via del gol rispetto allo scorso anno, ad esempio, una stagione nella quale invece sembrava che potesse riuscire tutto al Chelsea di Thomas Tuchel, difatti ha pure vinto la Champions League e però quest'anno rimane con pochi minuti giocati rispetto ai suoi compagni il miglior marcatore, 15 gol fatti, di cui 8 in Premier League, 2 mondiali per club, 2 in Champions League, 3 in FA Cup, dove dovrà anche giocare la finale di Champions League. Meglio di che Havertz, ad esempio, anche come media gol, per cui insomma è un bel paradosso questo qui per il Chelsea, e potrebbe anche il Chelsea rivalutare la posizione di Romelu Lukaku, in vista della prossima stagione, ma questo dipenderà molto poi da quello che sarà l'allenatore del Chelsea. Ecco perché non è così scontato che possa rimanere Thomas Tuchel, visto che la proprietà è cambiata e quindi possono cambiare completamente gli scenari. Un ritorno all'Inter è possibile? In questa fase no. Bisognerà capire appunto le intenzioni della nuova proprietà che ha acquistato il Chelsea per oltre 5 miliardi di euro. In ogni caso il ritorno è possibile solo col prestito gratuito, per cui sarà solamente un folle potrebbe aprire alla cessione di un giocatore che è stato acquistato solamente un anno fa per 113 milioni di euro. Ecco, per intenderci, quindi è veramente molto complicato. E all'interno dello stesso prestito Lukaku dovrebbe ridursi l'ingaggio del 50% perché l'Inter quelle cifre lì non può pagarle, per cui la situazione rimane la stessa, ci sono stati questi piccoli aggiornamenti legati a delle dichiarazioni ufficiali. Non ha parlato ultimamente Rodrigo De Paul invece, ma ne ha parlato Marca in Spagna, ha rilanciato questa possibile un'indiscrezione sul possibile ritorno di Rodrigo De Paul in Italia. Marca ha riassunto più o meno quanto era successo la scorsa estate, quando l'Inter apparteneva a quel gruppo di squadre che era interessate a De Paul. L'Inter in realtà nel gennaio 2021 un principio d'accordo lo aveva pure raggiunto, poi non ha potuto affondare il colpo perché non aveva la disponibilità economica, ecco. Quindi a quel punto è arrivato l'Atletico Madrid, ha pagato 35 milioni di euro all'Udinese e De Paul è andato anche abbastanza contento all'Atletico Madrid, dove ad aspettarlo c'era il connazionale, un allenatore che lui stima come il Cholo Simeone. Il problema è che quest'anno non è andato benissimo in realtà Rodrigo De Paul, ha ridotto anche il numero di gol e di assist rispetto alla media che aveva ai tempi dell'Udinese. A livello di ruolo non si è trovato neanche benissimo, ha giocato non sempre da mezzala, a volte come mediano nel centrocampo a 4, nelle ultime uscite sta facendo anche l'esterno destro e forse lì rende un po' meglio perché lui iniziava addirittura
da esterno sinistro ai tempi del Valencia e ai primi tempi anche dell'Udinese. Poi ha fatto il trequartista, la seconda punta, all'interno di centrocampo, anche il play in emergenza oppure il falso 9. Lui diciamo che ricopre tantissimi ruoli, la mezzala forse è il ruolo più adatto per lui, in una formazione però un po' più offensiva rispetto all'Atletico Madrid, perché la mezzala dell'Atletico Madrid ha sicuramente compiti diversi rispetto ad esempio ad una mezzala dell'Inter, rispetto ai compiti che svolge, al lavoro che svolge in tutte le partite a Calcianoglu. Quindi l'Inter potrebbe essere dal punto di vista tattico una soluzione migliore. Lui in realtà non è che sia che stia spingendo per andare via, è l'Atletico Madrid che vuole rivalutare la rosa ed è questo che ha sottolineato Marca. L'Atletico Madrid non è contento dell'attuale stagione, è vero che alla fine è entrato, ha strappato un posto Champions per il prossimo anno, però complessivamente con gli investimenti che ha fatto un anno fa l'Atletico Madrid deve ritrovarsi adesso o campione di Liga per il secondo anno consecutivo o comunque ancora lì in cima a lottare. Difatti ad inizio stagione tutti davamo per favorito l'Atletico Madrid per la vittoria della Liga. C'è chiaramente malcontento anche perché è arrivata alle spalle del Barcellona, un Barcellona che quest'anno era partito malissimo, a metà stagione si ritrovava a metà classifica, quindi insomma l'Atletico Madrid farà delle valutazioni, in queste valutazioni rientra appunto Rodrigo De Paul che potrebbe essere ceduto la prossima estate. E in quel caso l'Inter rimane sempre lì interessata, visto che l'Inter a centrocampo dovrà investire parecchio a fronte di alcune uscite come Arturo Vidal, Matias Vesino, vedremo se si troverà anche una sistemazione per Gagliardino, se alla fine rimarrà, ma comunque almeno 2 caselle l'Inter dovrà riempirle a centrocampo. Duvan Zapata ne abbiamo parlato tanto nella diretta di ieri con la nostra esclusiva, per cui andremo un po' più rapidi su questo tasto. Abbiamo parlato con l'entourage del calciatore, perché ieri la Gazzetta dello Sport ha rilanciato l'interesse dell'Inter immediato nei confronti di Zapata, o comunque in vista del prossimo mercato. L'entourage ci ha detto: non abbiamo più parlato con l'Inter di recente. È vero però, e questa è la notizia più importante, che lo scorso anno andò molto vicino all'Inter. Zapata aveva già accettato la destinazione, c'era l'accordo tra Zapata e l'Inter, solamente che l'Atalanta alla fine bloccò l'operazione per 2 ragioni: perché non aveva trovato sostituto e perché chiedeva 40 milioni di euro, e quindi l'Inter non riusciva ad arrivare a quella valutazione fatta dall'Atalanta, per cui distanza economica, Atalanta che non riesce a trovare il sostituto, anche perché aveva trovato Abraham, ma Abraham non sarebbe andato all'Atalanta, in ogni caso avrebbe avuto un costo veramente molto elevato. Poi alla fine difatti andò pure alla Roma grazie a José Mourinho. Per queste ragioni l'Atalanta stoppò la trattativa, ma l'entourage ci ha assicurato appunto che Zapata è stata ad un passo dall'Inter un anno fa, per cui se l'Inter realmente ritorna alla carica di Zapata, il gradimento del giocatore già c'è anche una nuova proprietà all'Atalanta, per cui bisognerà capire la nuova posizione dell'Atalanta su Zapata. Potrebbe aprire stavolta la cessione. Sicuramente si è ridotto il valore del calciatore che non ha avuto una buonissima stagione, abbastanza travagliata, tanti infortuni, quindi non si esclude in questo caso la partenza di Zapata. Il gradimento c'è, quindi l'Inter potrebbe realmente affondare il colpo, però se il calciatore interessa, perché l'Inter in avanti ha altre piste aperte, Scamacca, Dybala, suggestione però ripeto quasi impossibile che riguarda Romelu Lukaku. Passiamo al prossimo punto che riguarda invece il futuro di Suning, perché si è sempre parlato tanto, ormai da 1 anno e mezzo a questa parte si parla sempre di cessione Inter. Noi rimaniamo, la linea di passione Inter.com rimane la stessa, vale a dire noi non sappiamo di trattative in corso per la cessione. Ecco, comunque se ci sono le trattative non sono informazioni che sono in nostro possesso in questo momento o negli ultimi mesi. Quello che sappiamo è che sono circolate diverse voci nell'ultimo periodo, secondo, che riguardano un possibile rinnovo dell'accordo tra Suning.com e l'Inter, vale a dire Suning.com potrebbe rinnovare la partnership che prevede il logo di Suning sulle maglie allenamento, ma soprattutto l'accostamento del nome al centro sportivo. Difatti in questo momento si chiama Centro Sportivo Suning. Qualora venisse rinnovato l'accordo sia per il nome Centro Sportivo Suning che per la partnership e la presenza di Suning.com sulle maglie allenamento dell'Inter, chiaramente sarebbe un segnale, un indizio della permanenza di Suning per altri anni, per altre stagioni all'Inter. Questo chiaramente non esclude una possibile cessione a fronte di un'offerta da oltre 1 miliardo di euro, che è la valutazione che viene fatta, però se Suning.com rinnova il suo accordo con l'Inter sul centro sportivo e per le maglie allenamento, significa che comunque ha serie intenzioni di rimanere, che la situazione economica complicata se la sta lasciando alle spalle e che ha intenzione di tornare ad investire. Queste sono le notizie che abbiamo raccolto negli ultimi giorni e che ci fanno pensare in questo momento
ad una permanenza di Suning, della famiglia Zhang, e non ad una cessione. Quantomeno è quello che abbiamo raccolto, che ha raccolto la nostra redazione di Passione Inter. Rapidamente, prima di chiudere con questo episodio, vediamo le probabili formazioni in vista di domani, e vi devo anche annunciare una novità per quanto riguarda la nostra diretta. Prima cosa, oggi non ci sarà conferenza stampa di Simone Inzaghi, per cui giornata di riposo per l'allenatore dopo la grande festa di mercoledì sera, dopo aver vinto la Coppa Italia in finale contro la Juventus. Non ci sarà conferenza stampa. Vediamo rapidamente le probabili formazioni partendo dal Cagliari. Ricordo, domani alle 20:45 si gioca. Cragno tra i pali, difesa a 3 con Cepitelli, Lovato e Altare. Al centrocampo Bellanova, Rog, Grassi, Deiola, Lico-Giannis, e in avanti Joao Pedro, Pavoletti. Parte quindi dalla panchina l'ex Keita come D'Albert, anche altro ex della partita. L'Inter 3-5-2, Andanovic in porta, Skriniar, De Vrij, Bastoni che ritorna dal primo minuto. A centrocampo invece Dumfries, Barella, Brozovic, Cialanoglu, Perisic in avanti, Correa favorito su Dzeko in coppia con Lautaro Martinez. Bastoni che comunque ha giocato gli ultimi minuti della finale di Coppa Italia contro la Juventus, quindi queste le ultime per quanto riguarda le probabili. Non dovrebbe farcela ancora Vesino, la Gazzetta lo porta ancora fuori, la Gazzetta dello Sport ne avrà per altri 2-3 giorni effettivamente, quindi non dovrebbe neanche partire per Cagliari. La novità di Passione Inter è che domani, dopo la maratona della Coppa Italia, faremo un'altra maratona. Dalle 17:30 saremo in diretta per seguire Milan-Atalanta, e dopo, tutto d'un fiato, andremo a vivere il pre-partita di Cagliari-Inter, live reaction come sempre, poi post partita di Cagliari-Inter. Per cui vi riepilogo, perché è molto importante, la diretta di domani sarà un po' più lunga del solito, sarà un'altra maratona difatti. Dalle 17:30 seguiamo insieme Milan-Atalanta, e poi sempre nella stessa diretta andiamo a vivere il pre-partita di Cagliari-Inter, live reaction e post partita con tutti i nostri abbonati. Quindi prima di chiudere vi ricordo innanzitutto che saremo in diretta quest'oggi comunque dalle 19:30 come tutti i giorni. Per poter commentare in diretta dovete iscrivervi, quindi vi invito anche ad iscrivervi al nostro canale. Se avete seguito il video fino a questo punto, vi invito a commentare con l'emoji secondo me del momento, la coppa, che fa riferimento alla vittoria in Coppa Italia e al sogno scudetto che ancora rimane, perché l'Inter è sempre lì, a -2 dal Milan al primo posto, a 2 giornate dal termine. Se questo contenuto vi è anche piaciuto, o se vi piacciono i nostri contenuti, gli approfondimenti che portiamo in diretta tutti i giorni dalle 19:30, vi ricordo anche la possibilità di abbonarvi al nostro canale YouTube tramite il tastino abbonati che trovate qui in basso, oppure se volete entrare a far parte della grandissima famiglia community di Passione Inter, vi invito ad andare ad abbonarvi sul sito passioneinter.club. Abbonandovi avrete accesso al nostro server Discord, alla nostra chat con il club e tutti gli abbonati di Passione Inter, oltre a tutti i vantaggi che troverete nel dettaglio sul nostro sito passioneinter.club. Chiudiamo qui dunque con quest'ultimo episodio e mi raccomando, ci vediamo questa sera in diretta dalle 19:30. Ciao!